Ciao a tutti da Mirko, state cercando uno smoke stopper e non sapete quale scegliere? Seguite il video di oggi perché quello che vi farò vedere è molto più di un semplice smoke stopper, in quanto ha delle caratteristiche veramente interessanti e uniche. Intanto, se volete acquistarlo, vi lascio il link in descrizione. Come notiamo dalla confezione, abbiamo per le mani uno smart smoke stopper e il suo nome è V-Fly Short Saver, questo perché è in grado di rilevare ogni tipo di cortocircuito. All'interno della confezione troviamo lo short saver ed il manuale di istruzioni. Come notiamo subito, nella scheda sono presenti i connettori XT60 e XT30, in modo da poterlo usare sia con i droni standard che con quelli più piccoli. Inoltre possiamo usare tranquillamente l'XT60 per alimentare l'XT30 o l'XT30 per alimentare l'XT60. L'importante è usare batterie con una tensione appropriata per il nostro drone. La scelta è piuttosto ampia, possiamo usare questo dispositivo con batterie da 2 a 6 celle. Per iniziare vediamo di capire meglio che cos'è uno smoke stopper e a cosa serve. Questo tipo di dispositivi servono per rilevare dei cortocircuiti all'interno del nostro drone. Quando finiamo di costruirne uno, la prima volta che colleghiamo la batteria è buona abitudine verificare che non ci siano cortocircuiti, usando uno smoke stopper o un multimetro. Se usiamo un multimetro lo mettiamo in modo continuità e poggiamo i puntali nel connettore XT60. Come vedete il multimetro non rileva alcuna continuità, quindi non ci sono cortocircuiti. Se invece vi siete costruiti uno smoke stopper con una lampadina, se è tutto a posto la lampadina non deve accendersi. Anche in questo caso non viene rilevato nessun corto perché la lampadina è spenta. Vediamo ora come usare il nostro V-Fly Short Saver. Per prima cosa colleghiamo la batteria. Il LED è verde, quindi il dispositivo è operativo. In questo punto abbiamo un piccolo selettore che porta la corrente massima da 1 a 2 A. Come vedete, spostando il selettore si è acceso il LED blu, quindi la corrente massima ora è di 2 A. Il modo 1 A va bene per la maggior parte dei droni FPV che usiamo di solito. Se ne avete uno con motori piuttosto grandi o con molti LED o magari con una VTX impostata ad alti milliwatt, all'avvio potrebbe avere un assorbimento più alto di corrente, quindi in questo caso usate il dispositivo in modalità 2 A. Collego lo short saver al drone. Come vedete il LED rimane verde, questo significa che il drone è ok e posso collegare la batteria senza paura di danneggiare nulla. Vediamo ora un esempio di cortocircuito. Su questa PDB ho collegato tra loro i pad positivo e negativo. Alimentare la scheda in questo modo significa bruciarla immediatamente. Vediamo in questo caso come si comporta il multimetro. Come avete sentito dal segnale acustico, il multimetro ha rilevato il cortocircuito. Usiamo ora lo smoke stopper con la lampadina. La lampadina si è accesa, quindi anche questo smoke stopper ha rilevato il cortocircuito. Vediamo ora come si comporta il V-Fly. Luce rossa, anche lo short saver ha rilevato il cortocircuito. Come abbiamo visto, per rilevare un cortocircuito un semplice smoke stopper o un multimetro sono sufficienti, ma assemblando un drone ci sono molti altri casi che potrebbero far bruciare la nostra elettronica. Uno dei casi più comuni è l'inversione di polarità. Questo succede quando colleghiamo il polo positivo nel negativo e quello negativo nel positivo. Anche l'inversione di polarità porta immediatamente a bruciare l'elettronica e purtroppo questo caso non viene rilevato né dal multimetro né dallo smoke stopper con la lampadina. Il motivo è molto semplice, in quanto con la polarità invertita non siamo in uno stato di cortocircuito, perché il positivo e il negativo non toccano tra loro, quindi questi dispositivi non riescono a rilevare il problema. Come vedete ho invertito la polarità e anche se non ci sono cortocircuiti nella scheda, collegare la batteria brucerà immediatamente l'elettronica. Vediamo se lo short saver trova questo problema. Luce rossa, il V-Fly ha rilevato l'inversione di polarità.
Un altro limite del multimetro e dello smoke stopper a lampadina è rilevare i cortocircuiti solo dove abbiamo la tensione diretta della batteria. Se creiamo un cortocircuito o invertiamo la polarità in un'uscita 5V della nostra scheda, il multimetro non riesce a rilevare questo problema. Come vedete in questa scheda ho creato un cortocircuito nel back a 5V, se qui ci fosse collegata una videocamera o una VTX si brucierebbe immediatamente. Colleghiamo il V-Fly e vediamo cosa succede. Ancora una volta luce rossa, lo short saver ha trovato anche questo problema. In conclusione, come abbiamo visto nelle varie prove, questo dispositivo riesce a trovare tutti i collegamenti sbagliati che possiamo fare nel drone, superando i limiti sia del multimetro che dello smoke stopper a lampadina. Visti i risultati mi sento di consigliarvi tranquillamente questo prodotto, perché può farvi risparmiare molti soldi trovando eventuali collegamenti sbagliati che comunque possono sempre capitare. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione del V-Fly Short Saver. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.